Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate sul mio canale Learn Italian with Lucrezia. Io sono Lucrezia e sono un'insegnante di italiano per stranieri. Oggi non facciamo una lezione di lingua, non facciamo una lezione di grammatica, ma vorrei rispondere ad alcune delle vostre domande che ho trovato tra i commenti che mi lasciate sotto ai miei video. Ovviamente se nel corso poi del video vi vengono in mente altre domande, siete curiosi di sapere qualcos'altro, non esitate a lasciare le vostre domande nei commenti qui sotto, mi raccomando, non dimenticatevi, perché così posso raccogliere altre domande per una sessione futura. Allora, cominciamo subito. Questa volta ho ricevuto molte domande riguardanti l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per studiare o imparare una lingua straniera, nel nostro caso l'italiano. Per esempio, ve ne leggo una. Potresti per favore in uno dei tuoi video parlare un po' delle conseguenze degli attuali progressi tecnologici sull'apprendimento delle lingue straniere, così come del loro attuale valore come competenza professionale in generale? Per quanto ne so, parecchie persone il cui lavoro prevede l'uso delle lingue straniere sembrano preoccupate per il loro futuro. Qual è la tua posizione su questo argomento a proposito della tua carriera? Soprattutto nell'ambito dei lavori che hanno a che fare con le lingue straniere, per esempio, soprattutto direi traduzione. Nel campo della traduzione l'intelligenza artificiale ha fatto passi avanti enormi, cosa che non pensavamo qualche anno fa. Io ho studiato traduzione, ho studiato alla scuola per interpreti e traduttori di Trieste e sono passati ormai un po' di anni, però non pensavamo in realtà che l'intelligenza artificiale raggiungesse i livelli che ha raggiunto oggi. E infatti dicevamo sì, vabbè, ma tanto c'è Google Traduttore, ma non sarà mai come un traduttore umano, no? Come una persona che di lavoro fa il traduttore o la traduttrice. Però più passa il tempo e più questi strumenti sono efficaci. Questa è la cosa che spaventa molto. Sto cominciando a vedere dei programmi e delle applicazioni in questo senso anche per quanto riguarda l'insegnamento o la pratica di una lingua straniera. Ultimamente mi sta capitando molto spesso la pubblicità di un'applicazione con cui uno studente può fare pratica di conversazione, ma dall'altra parte non c'è un insegnante, non c'è una persona reale, non è come fare una videochiamata con qualcuno, ma c'è un avatar, c'è la riproduzione di una persona con l'intelligenza artificiale che parla e corregge la persona. Ovviamente questa cosa mi fa rabbrividire, non tanto per come posso dire, per una sorta di sensazione di pericolo per il mio lavoro, è più un malessere generale, no? Cioè, dove sta andando la società? La solita frase che diciamo, siamo tutti sempre più connessi, ma tutti più isolati, no? Perché se alla fine dobbiamo ridurci a fare pratica di conversazione con un avatar, dove stiamo andando? Dove stiamo andando come società, no? Ovviamente capisco che sia molto più semplice e anche molto più economico, perché magari quell'app è gratuita, quindi non devi pagare un insegnante per il suo lavoro, quindi è molto più semplice. Però dove ci porta tutto questo? Ecco, io non ho delle risposte ovviamente, posso solo fare delle domande a questo punto e le faccio anche a voi, magari se volete rispondere nei commenti, non lo so, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se avete visto anche voi questa pubblicità prima dei video su YouTube. Un'altra domanda sempre sull'intelligenza artificiale: che ne pensi dell'utilizzo di ChatGPT quando impariamo una lingua straniera?
Mi riallaccio a quello che dicevo prima, dipende che cosa ci fai con ChatGPT, perché non nego che sia molto utile per fare delle ricerche o per abbozzare magari delle idee, sicuramente, però per quanto riguarda l'italiano, mi raccomando, fate molta attenzione se pensate di fare delle domande di grammatica a ChatGPT, perché io a volte faccio delle prove per vedere che risposte ho e le risposte sono molto insoddisfacenti, va bene? Quindi sono proprio sbagliate grammaticalmente alcune risposte, dà delle informazioni sbagliate. Quindi, essendo un programma sviluppato sulla lingua inglese, per l'inglese immagino che sia molto meglio, no? Per la lingua italiana fate attenzione, fate attenzione. Non posso dirvi di non usarlo perché potete fare quello che volete, però vi invito a fare attenzione alle risposte che ricevete e a valutarle, ecco. Anche per quanto riguarda il vocabolario, la conversazione, eccetera, anche lì fate attenzione perché comunque in italiano io ho notato che come imposta le frasi, come imposta i testi, è un po' macchinoso, non risulta naturale. Ad una prima occhiata è italiano, però poi se si va veramente a leggere, ad analizzare la struttura delle frasi, eccetera, non è un italiano naturale. Ho fatto caso a questa cosa, è molto, molto impostato e molto artificiale. Attenzione, valutate, cioè usatelo, fate le vostre domande, però non prendete le risposte per oro colato. Valutate le informazioni che vi dà, va bene? E fate sempre le vostre ricerche, non accontentatevi delle risposte che vi dà, perché a volte ho constatato che per quanto riguarda la grammatica, nello specifico, dà delle risposte sbagliate, dà delle informazioni sbagliate per la lingua italiana. Veniamo alle domande successive, che sono un po' più leggere dal punto di vista dell'argomento, del contenuto. Com'è un tuo giorno tipico al lavoro? Allora, io non ho un giorno tipico in realtà, ogni giorno è diverso, magari ci sono alcune settimane in cui passo tutti i giorni a casa a lavorare al computer, oppure ci sono settimane in cui alcuni giorni esco, vado a registrare fuori, oppure vado in ufficio alla Treccani per collaborare al corso di pronuncia, quindi dipende un po' da quello che devo fare e mi gestisco di settimana in settimana. Può sembrare una cosa bella, in realtà più vado avanti e più sento il peso di questa cosa, perché poi non avendo degli orari fissi io mi ritrovo a lavorare anche davanti alla TV alle 10 di sera a fare cose che mi vengono in mente, quindi non ho una giornata di lavoro molto strutturata e so che non è una cosa positiva, lo so bene, però è anche molto difficile cambiare le proprie abitudini, ormai mi sono abituata così. E non è una scusa, nel senso che ormai mi sono abituata così e continuerò così, perché sento gli effetti negativi su di me, di questo comportamento, di queste abitudini un po' sbagliate. Però lo so, anche il fatto di esternarlo qui nel video è una presa di coscienza della cosa, quindi sto cercando di migliorare da questo punto di vista. Però per tornare alla domanda, la mia giornata tipo è che mi alzo la mattina, bevo un caffè, se devo portare fuori il mio cane lo porto fuori perché ci alterniamo con il mio ragazzo e poi mi metto subito al computer, controllo le email, poi verso l'ora di pranzo vado in palestra, vado ad allenarmi, poi torno, mangio, quindi io pranzo diciamo sul tardi, verso le 2 più o meno, e poi nel pomeriggio mi rimetto al computer, faccio le cose che devo fare, eccetera, fino alla sera tardi, quando poi esco per fare la passeggiata con il mio cane e poi torno a casa, ceno e poi dipende. Se ho voglia di guardare un film, guardo un film, altrimenti guardo video su YouTube
mentre guardo un film. Non dovrei dirle queste cose, però vabbè. E questa è una giornata tipo quando lavoro da casa. Invece, se devo andare in centro, per esempio, non vado in palestra quel giorno perché non riesco proprio con i tempi. E quindi poi solitamente quando esco di giorno per andare in ufficio o per andare a registrare fuori in centro, la sera crollo e vado a dormire prestissimo. E infatti è una cosa che mi piace perché mi sento molto soddisfatta della giornata. Poi c'è una seconda domanda in questo commento: è difficile tagliare i video? Impieghi molte ore? Allora, montare i video non è difficile, diciamo che per quanto riguarda i video che devo montare io non è difficile perché sono molto lineari, diciamo. Non è difficile, ma richiede abbastanza tempo. Diciamo che per un video semplice, anche magari un video come può essere questo, togliere tutti i pezzi che non voglio includere nel video, inserire le grafiche sul video, controllare l'audio, eccetera, eccetera. Se mi ci metto, in 2 ore riesco a montare un video. Impiego un po' più di tempo in realtà a montare i vlog perché ci sono molti più filmati e devo recuperare i filmati dalla videocamera, dal cellulare, devo vedere se voglio fare una voce fuori campo, eccetera, eccetera. Quindi i vlog sono un po' più laboriosi da questo punto di vista. Quello che mi piace fare è dividere il lavoro in 2 parti, quindi prima raccogliere tutti i filmati nel programma di montaggio e selezionare, vedere l'ordine dei filmati, come voglio inserirli nel vlog, e poi in un secondo momento montare proprio la versione definitiva, quindi i vlog richiedono un po' più di tempo. Poi per quanto riguarda il montaggio è anche una questione di umore, cioè se non ti va, il montaggio è la cosa peggiore che tu possa fare. Ho grande stima di chi lo fa per lavoro, nel senso, cioè anche io lo faccio per lavoro, però nel senso proprio i montatori di video professionisti che montano video dalla mattina alla sera. Ho grande stima per il vostro lavoro, io non potrei mai. Infatti riesco a farlo perché intervallo il montaggio dei video con altre cose e quindi non mi pesa troppo. Allora, leggiamo il commento successivo. Questo è in inglese, ve lo metto sullo schermo così potete leggerlo, però faccio un riassunto della domanda in italiano. Perché quando guardo serie TV come Suburra o altre serie su Amazon o su Netflix non capisco molto e ho bisogno dei sottotitoli in inglese, mentre capisco tutto di quello che tu dici nei tuoi video? Allora, qui io farei una distinzione tra le 2 cose, no? I miei video sono dei contenuti che io faccio appositamente per persone che imparano l'italiano. Io sono un insegnante di italiano per stranieri e quindi ho acquisito questa abitudine di parlare molto chiaramente e probabilmente anche più lentamente del mio solito. È una cosa insita nella professione dell'insegnante, parlare chiaramente ed esprimersi in modo che chi ascolta capisca tutto. Quindi bisogna considerare questo elemento. Dall'altra parte abbiamo dei contenuti delle serie TV che non tengono a mente questa cosa perché sono fatte per un pubblico nativo, un pubblico che parla quella lingua come lingua madre. Per esempio, una serie TV come Suburra è tutta in dialetto romano, quindi chi ha scritto quella serie non ha pensato però potrebbe vederla anche una persona che studia l'italiano e quindi dobbiamo adattare il dialogo. No. I film e le serie TV tendono a rappresentare una lingua reale, immediata, anche dialettale nel caso dell'Italia, e non c'è come pubblico di riferimento un pubblico composto da studenti di italiano. E questo è un altro elemento che bisogna considerare. Tra l'altro, apro una parentesi, io non consiglio di guardare le serie come Suburra o Gomorra per imparare l'italiano, perché in quelle serie non si parla italiano. Quindi
se avete in mente di guardarle per fare una pratica, un esercizio di ascolto o per imparare parole nuove in italiano, no, secondo me no, perché non parlano italiano. In una parlano dialetto romano e nell'altra parlano napoletano, quindi ci sono da considerare comunque questi due elementi che vi ho appena presentato, spiegato. Questa è la mia spiegazione del perché capisci tutto quello che dico io, ma capisci poco di quello che viene detto nelle serie TV. Spero che comunque nel corso di questo video non si sia sentito il rumore in sottofondo della lavastoviglie che sta lavando i piatti in questo momento. Purtroppo non posso metterla in pausa, non ha l'opzione questa lavastoviglie, perciò spero che il microfono abbia attutito qualsiasi rumore esterno alla mia voce. Comunque io direi di fermarci qui per il video di oggi. Spero che vi sia piaciuto, spero che abbiate trovato le domande e le risposte interessanti. Ovviamente fatemi sapere che cosa ne pensate voi, se avete qualche pensiero su ciò che è stato detto in questo video, scrivetelo pure nei commenti qui sotto. Io vi ringrazio per il vostro tempo, per la vostra attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. A presto! Ciao!